sub pulvere solis. Il campo di battaglia di Zama vide schierate due formazioni radicalmente diverse, riflettendo le rispettive culture e necessità del momento. Annibale, consapevole dell'eterogeneità delle sue truppe, le dispose in 3 linee distinte, separate da intervalli significativi. Prima linea, circa 12.000 mercenari, un miscuglio di Mauri, Liguri, Celti e Baleari. Il loro ruolo era carne da macello, destinati a logorare l'impatto iniziale dei Romani. Seconda linea, formati da reclute libiche e cittadini cartaginesi. Erano uomini che combattevano per la propria sopravvivenza, ma mancavano dell'addestramento necessario per le manovre complesse. Terza linea. Loro erano i veri protagonisti. A circa 200 metri di distanza, Annibale schierò i suoi veterani d'Italia, i migliori, circa 15.000-20.000 uomini, che lo avevano seguito per 16 anni. Erano equipaggiati spesso con armature romane catturate nei campi di battaglia precedenti, come a Canne, il che conferiva loro un aspetto quasi speculare a quello del nemico. Davanti a tutti pose l'arma del terrore, circa 80 elefanti da guerra. Tuttavia questi elefanti erano giovani e poco addestrati, catturati in fretta nelle foreste dell'Atlante. Scipione rispose con la classica formazione del triplex acies, ma con una modifica rivoluzionaria per contrastare gli elefanti. Invece di disporre i manipoli a scacchiera, come sempre, li allineò invece uno dietro l'altro, creando dei veri e propri corridoi o vicoli che attraversavano l'intera profondità dell'esercito. Questi corridoi erano inizialmente mascherati dai velites, che avrebbero dovuto ritirarsi all'ultimo secondo per lasciar passare gli elefanti. La strategia di Annibale a Zama è stata spesso discussa. Perché schierare le truppe in 3 linee così distanti? Alcuni storici ritengono che volesse evitare che il panico delle prime file contagiasse i suoi veterani. Altri invece suggeriscono che volesse stancare i romani fisicamente, prima del corpo a corpo finale con la sua élite. Era una scommessa sulla resistenza. Annibale sapeva che la fanteria romana era superiore individualmente, quindi doveva spezzarne la coesione. Scipione, invece, puntava sulla flessibilità e sulla superiorità della cavalleria. Egli non voleva solo vincere la battaglia, voleva distruggere l'esercito nemico affinché Cartagine non potesse più rialzarsi. L'uso dei segnali sonori fu cruciale. Nell'esercito romano ogni strumento aveva un compito preciso. La tuba dava l'ordine di attacco, il corno regolava il movimento delle insegne e la boccina scandiva i tempi del campo. Scipione ordinò a tutti i suoi suonatori di prepararsi e emettere un boato assordante nel momento della carica degli elefanti, sperando che il rumore avrebbe spaventato le bestie più dei giavellotti. C'è un dettaglio tecnico interessante sulle armi. I veterani di Annibale, pur usando armature romane, mantenevano spesso le loro lunghe lance da falange, creando un ibrido tattico difficile da affrontare per i legionari armati di spada corta. Scipione, d'altro canto, aveva addestrato i suoi uomini a manovrare in unità più piccole e autonome, capaci di ruotare e rispondere a minacce laterali con una velocità che gli eserciti ellenistici o cartaginesi non potevano neanche eguagliare. Il segnale fu dato. 80 elefanti si lanciarono al galoppo, una massa di tonnellate di carne che avanzava sollevando una nuvola di polvere impenetrabile. Scipione non batte ciglio. Al suo comando centinaia di trombe, corni e buccine esplosero in un frastuono infernale. Il rumore, amplificato dalle grida delle legioni, ebbe l'effetto sperato. Molti elefanti, terrorizzati, si voltarono bruscamente contro i propri stessi schieramenti sulla sinistra cartaginese, dove si trovava la cavalleria punica. I pochi elefanti che riuscirono a proseguire la carica verso il centro romano trovarono lì i famosi corridoi di Scipione. Invece di schiantarsi contro un muro di scudi, passarono in mezzo alle file romane
però furono bersagliati dai velites che lanciavano i giavellotti contro le parti molli degli animali. Quella che doveva essere l'arma segreta di Annibale si trasformò in un disastro logistico, seminando il caos tra le file cartaginesi ancor prima che le fanterie si toccassero. Approfittando del disordine causato dagli elefanti sulle ali, Lelio e Massinissa caricarono con le loro cavallerie. La cavalleria cartaginese, già scossa, non resse l'urto e iniziò a fuggire verso l'orizzonte. Lelio e Massinissa si lanciarono all'inseguimento, lasciando il campo di battaglia privo delle ali montate. Era esattamente ciò che Annibale voleva. Alcuni sostengono. Infatti il generale punico sembrava avesse ordinato ai suoi cavalieri di fuggire appositamente per attirare i romani lontani dallo scontro principale e lasciare il tutto al gioco delle fanterie. A questo punto le fanterie pesanti si scontrarono nel centro. Gli astati romani, lanciando il loro grido di guerra, si scagliarono contro i mercenari della prima linea punica. Fu un combattimento brutale. I romani combattevano in modo metodico, scudo contro scudo, cercando di infilare il gladio tra le costole del nemico. I mercenari di Annibale tuttavia combatterono ferocemente, ma quando iniziarono a cedere e cercarono di ripiegare, trovarono la seconda linea cartaginese che rifiutava loro di aprirsi per farli passare. Si scatenò così una battaglia nella battaglia. I mercenari iniziarono a colpire i loro stessi alleati della seconda linea, convinti di essere stati traditi. In questo caos di sangue e membra mozzate, Scipione dimostrò la sua freddezza. Vedendo che il terreno era diventato viscido per il sangue e coperto da pile di cadaveri che rendevano difficile mantenere la formazione, fece suonare la ritirata per i suoi astati. Polibio ci descrive una manovra di una complessità estrema. Mentre i feriti venivano portati nelle retrovie, i principes e i triari non avanzarono semplicemente, ma si spostarono lateralmente, creando una singola lunghissima linea di veterani romani pronti ad affrontare l'ultima sfida, i veterani d'Italia di Annibale. Ora rimanevano solo i migliori, circa 15.000 romani contro altrettanti veterani cartaginesi. Era una lotta tra pari. Nessuno gridava più, si sentiva solo il suono metallico delle armi e il respiro affannoso di migliaia di uomini stremati. Annibale incitava i suoi uomini, ricordando i loro 16 anni di trionfi. Scipione ricordava ai suoi che quella era l'ultima fatica prima della pace. La battaglia rimase in stallo per lungo tempo. La stanchezza era tale che le armi sembravano pesare quintali. Fu proprio in quel momento di equilibrio perfetto che si udì un suono di corni in lontananza. Erano Lelio e Massinissa, che tornavano dall'inseguimento. La cavalleria romana e numidica colpì i veterani di Annibale alle spalle, proprio come Annibale aveva fatto a Canne. E fu il colpo di grazia. I veterani circondati morirono quasi tutti sul posto, rifiutando la resa. Annibale, vedendo la distruzione del suo capolavoro militare, riuscì a fuggire con pochi cavalieri verso Adrumeto. Zama segnò la fine di un'era. Cartagine, un tempo signora del Mediterraneo, fu ridotta a un piccolo stato cliente di Roma. Le condizioni di pace furono punitive. 10.000 talenti d'argento, la consegna di tutta la flotta e il divieto assoluto di fare guerra senza il consenso del Senato romano. Ma le conseguenze più profonde furono psicologiche. Roma scoprì di essere invincibile se unita e imparò che la guerra poteva essere portata lontano dai propri confini. Zama fu il mattone su cui venne costruito l'impero mediterraneo. Scipione tornò a Roma coperto di gloria e ricevette il cognomen di Africano, ma la sua stella sarebbe tramontata presto sotto i colpi dell'invidia politica di uomini come Catone.
Annibale, paradossalmente, si dimostrò un eccellente uomo di pace. Tornato a Cartagine, riformò le finanze e il sistema giudiziario, permettendo alla città di pagare l'indennità a Roma con anni di anticipo. Ma il timore di Roma era troppo forte. Accusato di tramare ancora contro la Repubblica, Annibale fu costretto all'esilio, vagando per le corti orientali fino a portarsi al suicidio in Bitigna per evitare la cattura. Curiosamente, i due grandi rivali si incontrarono un'ultima volta anni dopo ad Efeso. In quell'occasione Annibale diede la sua famosa classifica dei generali, ponendo Alessandro al primo posto e se stesso al terzo, ma aggiungendo che se avesse vinto Zama si sarebbe posto sopra tutti gli altri. È lì il riconoscimento supremo del valore di Scipione. Solo sconfiggendo il migliore dei migliori, Scipione era diventato a sua volta una leggenda. La battaglia di Zama ci insegna che la storia non è fatta solo di numeri, ma di volontà, di innovazione e di quella sottile linea che separa il trionfo dal disastro. Senza il coraggio di Scipione di attraversare il mare o senza la fermezza delle legioni nel resistere alla carica degli elefanti, il mondo che conosciamo oggi sarebbe radicalmente diverso. Forse non parleremmo lingue derivate dal latino e forse i nostri concetti di legge e cittadinanza avrebbero radici puniche. Speriamo che questo racconto vi abbia trasportato in quella pianura arida di 22 secoli fa. La storia è un ponte tra noi e il passato e qui su Super Digital Delight cerchiamo di percorrerlo ogni giorno. Se avete trovato questo video interessante, vi invitiamo caldamente a iscrivervi al canale e a lasciare un mi piace, che è il modo migliore per sostenere la nostra ricerca storica e permetterci di produrre nuovi contenuti. E non dimenticate di commentare qui sotto. Secondo voi, Annibale avrebbe potuto vincere se i suoi elefanti fossero stati meglio addestrati? Oppure la superiorità della cavalleria di Massinissa rendeva la sconfitta di Cartagine inevitabile? Aspettiamo i vostri pareri e vi ringraziamo per l'attenzione, sperando di rivedervi alla prossima, sempre qui, tra le pagine della grande storia. Sub pulvere solis, sub sanguine terre, tuo nomina surgunt, tuo fata ferunt. Hannibal, Scipio. Samae nox ultima cadit, ventus ferrum portat mors silentium facit, elefanti fremunt, signia rubra tremunt, terra ipsa timetum exercitus veniunt, abolis poenorum venitir antiqua, Hannibal stat fortis sicut fulmen in umbra, Rome contrasurgit, iuvenis fatalis, Scipio lux belli, gladius immortalis.